Benvenuti a tutti in questa video degustazione. For all non-Italian speakers, English subtitles are available. Please enable them in your video player. Sagrantino di Montefalco, un vitigno autoctono del territorio. Le sue origini sono spagnole, sembra che siano state importate da dei frati su Montefalco. Infatti le piante più antiche, più storiche si ritrovano proprio nei monasteri. Nasce come vino passito, quindi come vino da messa, poi successivamente viene fatto il vino secco. Vitigno veramente ostico, io dico un vitigno da domare, in quanto proprio per le caratteristiche morfologiche che ha necessità di una gestione molto attenta, quindi un vitigno sensibile anche alle malattie fungine, quindi bisogna prestare molta attenzione soprattutto nella gestione del verde, quindi diradamenti, defogliatura, cercare di esporre il grappolo alla giusta luce, non sovrapporlo eccessivamente al sole perché tende ad andare in surmaturazione, quindi poi le uve risultano molto cotte, però allo stesso tempo deve avere una maturazione perfetta perché ha dei tannini molto aggressivi e quindi se le uve non raggiungono il punto giusto di maturazione poi anche i vini trovano difficoltà sia in vinificazione che in invecchiamento. Qua abbiamo il Sagrantino della tenuta Colpetrone, un vino prodotto con il 100% di uve Sagrantino, che vengono raccolte intorno alla prima settimana di ottobre, essendo questo un vitigno particolarmente tardivo. Una volta selezionate le uve in campagna, le portiamo in cantina dove vengono vinificate in serbatoi d'acciaio. Trascorso questo periodo, caliamo i vini nuovi in legno, dove permangono per circa 12 mesi. Al termine di questo periodo avviene l'imbottigliamento, seguito da 6 mesi, almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia. Nel bicchiere abbiamo il Sagrantino di Montefalco. Come possiamo vedere, il colore è un bel rosso rubino con dei riflessi violacei. Il naso è intenso, è un naso estremamente ricco, abbiamo note di spezie, di frutta sotto spirito, ma anche ritorni balsamici. La bocca è una bocca dalla grande lunghezza, grande struttura, è un vino che si estende in bocca con una grande profondità. Questo è un vino che vi consiglio di degustare alla temperatura di 16 gradi, magari facendola arieggiare un paio d'ore prima della degustazione. È un vino che si presta ad un lunghissimo affinamento in bottiglia, infatti anche noi abbiamo deciso di prolungare questo periodo e vi invito a farlo anche voi, perché probabilmente il Sagrantino è uno dei vitigni che meglio si prestano all'affinamento in bottiglia. Per quanto riguarda l'abbinamento con il cibo, siamo davanti a un vino particolarmente concentrato e strutturato, per il quale consiglio abbinamento con cacciagione, con carni rosse, con formaggi stagionati e perché no anche con del buon cioccolato fondente. Scopri la tenuta cliccando nella pagina sotto.